Buongiorno dalla Finlandia. Sì, come vedete piove e mi sto bagnando tantissimo. Avete presente la Supercell? Quell'azienda che ha fatto tutti quei giochi mobile per il vostro cellulare, e di sicuro a uno dei loro giochi avete giocato o avete visto qualcuno giocarci. Ha fatto Brawl Stars, ha fatto Clash of Clans, ha fatto Clash Royale. Ecco, ho scoperto che hanno sede ad Helsinki e io ora mi trovo ad Helsinki e voglio provare ad entrare nei loro uffici centrali e vedere cosa c'è, vedere se riesco a scoprire qualcosa in più della loro azienda. Con tutta la pioggia che c'è fuori, andare in metro di sicuro è meglio. Comunque, se non vuoi perderti tutte le altre cose che sto facendo qui in Finlandia, iscriviti e vammi a seguire su Instagram, così hai anche qualche spoiler. Comunque ragazzi, lo devo ammettere, anch'io prima di aprire questo canale YouTube ero un grande videogiocatore. Per riuscire a scaricare i primi giochi della Supercell avevo addirittura comprato una VPN americana, perché prima uscivano in America o nel Regno Unito e poi uscivano in Italia, per cui avevo comprato questa VPN soltanto per accedere al Play Store americano o britannico per poi scaricare questi giochi della Supercell. Perciò anch'io sono un fanboy della Supercell. Questo dovrebbe essere l'edificio, aspetta che zoom. Sì, Supercell, vamos, è enorme. Adesso vediamo se riesco ad entrare nei loro uffici o a fare un tour o a fare qualcosa. Non so, spero veramente che mi facciano entrare, anche perché sarei curioso di vedere cosa c'è dentro. Comunque in qualunque caso vi darò qualche dato sulla Supercell, anche perché fattura 2 miliardi all'anno circa. Ragazzi, come potevate immaginare, come immaginavo anch'io, non mi hanno fatto per nulla entrare, e ci sta perché è un luogo di business e lì le persone stavano lavorando, quindi io ho provato a forzare un po' la mano, ma come è giusto che fosse non mi hanno fatto entrare. Però io non voglio buttare via tutto questo video, perché l'azienda Supercell è un caso da studiare, perché ora come ora è l'azienda più grande o che fattura di più in Finlandia. Cioè, un'azienda che è partita a fare videogiochi per mobile adesso è l'azienda che fattura di più in Finlandia. Fattura 2,1 miliardi all'anno. Una volta le più grandi aziende della Finlandia erano la Nokia, poi Rovio, non so se ricordate Rovio, è l'azienda che ha fatto Angry Birds, uno dei giochi più giocati in assoluto sempre su mobile. Poi ora negli ultimi anni questo primato è passato alla Supercell. Però la cosa sorprendente è che la Supercell ha soltanto 200 impiegati, cioè con così poche persone riesce a fatturare così tanto. Per farvi un esempio, la Barilla fattura 3,3 miliardi circa all'anno e ha più di 8.000 dipendenti, mentre la Supercell fattura 2,1 miliardi e ha soltanto 200 dipendenti. E poi oltretutto la Supercell è molto più profittevole, cioè la Barilla, tolte tutte le spese, porta a casa circa 170 milioni, per cui da 3 miliardi gli rimangono 170 milioni, mentre la Supercell, che fattura meno, tolte tutte le spese, porta a casa 900 milioni. E non so se vi rendete conto, cioè per ogni persona che lavora all'interno del loro team, all'interno della sede che sono andato a vedere, loro si portano a casa 5 milioni di profitto. Dopo ovviamente non vengono divisi così, però penso che pro capite sia una delle aziende che porta a casa più di tutte in tutto il mondo. E il loro modello di business non è vendita di giochi, ma è acquisto in app, perché se voi volete giocare a un gioco della Supercell non dovete spendere nulla, andate nell'App Store o nel Play Store e lo scaricate e ci giocate. Loro guadagnano soltanto con le vendite supplementari in app, e questo è sorprendente, come così tante persone acquistino così tante cose che non sono necessarie alla fine, perché tutti possiamo giocare ai loro giochi gratis. Per fare una comparazione, l'Electronic Arts, un'altra azienda di videogiochi famosissima in tutto il mondo, che per esempio ha fatto FIFA, Battlefield o molti altri, nel 2018 ha fatto di fatturato più di 5 miliardi e come profittevolezza 1,4 e qualcosa miliardi. Però l'Electronic Arts ha più di 9.000 dipendenti e oltretutto il loro modello di business è sulla vendita
vendita dei videogiochi, e poi nell'ultimo periodo anche loro si sono accorti che c'è molto lasciato sul piatto negli acquisti in app. Per esempio su FIFA puoi comprarti i crediti o molte altre cose. È curioso vedere come le persone siano spinte a comprare qualcosa nonostante la si possa usufruire anche gratuitamente. La Supercell in questo è sorprendente, ed è anche per questo che è diventata l'azienda a fatturare di più in Finlandia, nonostante abbia soltanto 200 persone che ci lavorano al suo interno. Poi, se siete curiosi di sapere di chi è l'Electronic Arts, ad ora la possiede per l'85% Tencent. Per chi non lo sapesse, Tencent è una holding cinese che sta esplodendo in questo momento, fattura più di 300 miliardi all'anno con tutte le cose che possiede. Se siete interessati ci farò un video a parte, perché di Tencent c'è tanto da dire. Possiede WeChat, possiede tantissime cose e sta creando una sorta di impero. Dietro Supercell c'è un mondo e noi non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma semplicemente usufruiamo il loro gioco gratuitamente, e nonostante ciò loro stanno guadagnando tantissimo con lo sforzo di pochissime persone. Perciò è un'azienda da studiare, è un'azienda da cui tutti dovremmo prendere spunto. Ditemi cosa ne pensate di questo video con un commento, poi se vi è piaciuto lasciate un mi piace, questa cosa potrebbe aiutare molto il mio canale, e se non volete perdervi altri video e soprattutto i video che stanno arrivando sulla Finlandia, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!